Ciao calistenici, 5 esercizi secondo me sottovalutati nel calisthenics. Il primo, shoulder plunge. Io ho dato questo nome qualche anno fa. Avevo visto dei video su YouTube di ginnasti che eseguivano questa specie di via di mezzo tra planche maltese, poggiando il deltoide, il bicipite, l'avambraccio su 2 box. La provai e mi resi conto che era doloroso, quindi ho detto perché non farla su 2 panchette, poggiando la spalla, la parte anteriore, quindi il deltoide anteriore, bicipite. Facendo così mi ero reso conto che era un ottimo complementare per focalizzare l'attenzione più sulla retroversione del bacino. Quindi si possono eseguire tutte le propedeutiche, tac advance, wall leg, straddle, posizioni statiche, presse. Arrivavo al punto che avevo allenato prima l'isometria in planche push-ups, planche raises, era pesante, avevo le braccia stanche. Allora questo qui, che da molti è criticato come esercizio, che però secondo me è validissimo, è molto più difficile del back lever e molto più facile della planche. Però perché non allenarlo? Comodo per capire la retroversione del bacino, soprattutto nella versione straddle, quindi consiglio di magari iniziare ad allenare questa versione con gambe divaricate quando si ha una solida tac advance. Così facendo si risparmia insomma la fatica e il lavoro delle braccia. La shoulder plunge, se non avete 2 panchette, potete eseguirle anche su una coppia di parallele, fa un pochino male. Secondo esercizio, front lever straddle half flay, secondo me sottovalutato, è un esercizio statico, la versione a gambe divaricate piegate dal ginocchio in giù, che è una via di mezzo tra appunto la straddle che ha gambe divaricate tese e l'half flay che ha gambe tese fino al ginocchio che poi scende in giù. Mi trovavo in una condizione che avevo accenni di straddle qualche anno fa e wall leg advance solido. Con questa propedeutica riuscivo a focalizzarmi sull'anteroversione o antiversione del bacino nel front lever. Si attivano molto i bicipiti femorali, serve una buona mobilità, contraendo forte i glutei si genera l'antiversione che mi porta poi ad avere la linea. Terzo esercizio, wall bent handstand press. Io ero uno di quelli che aveva molta paura di cadere di schiena facendo la verticale, quindi figuriamoci per le presse in verticale, che siano a braccia piegate, a braccia tese. E ho pensato, perché non utilizzare un muro? L'esercizio consiste nel distanziarsi un po' di più dal muro, buttarsi in avanti sostanzialmente, piegando i gomiti ed effettuare infine il push-up. Le prime volte ci si può aiutare poggiando i talloni sul muro e quindi lì viene meno la paura di cadere, perché con le braccia piegate è più difficile uscire dalla verticale rispetto alle braccia tese. Così facendo riusciamo a eliminare quella paura e ad eseguire insomma un esercizio anche un buon volume. Possiamo fare il movimento concentrico, cioè di salita, controllare il movimento eccentrico in discesa, ed è una propedeutica secondo me utilissima per imparare questo esercizio, che poi evolverà in press and stand a braccia tese. Parte fondamentale è un appoggio che sia un muro, una colonna, una spalliera. Quarto esercizio secondo me utilissimo è il pull up lean. Consiste sostanzialmente nel poggiare i piedi su un box, un rialzo di circa 40-50 cm posto davanti a noi, corpo a squadra, mani larghezza spalle come nei pull up classici. Si può eseguire presa prona, presa supina, chin up. È una via di mezzo poco utilizzata secondo me tra l'Australian e il pull up finale. Così facendo riusciamo ad abbassare l'intensità e aumentare il volume. Quindi se vogliamo allenare le trazioni e abbiamo, che so, 20-30 Australian pull up ci sembrano leggere e 2-3 trazioni, questa potrebbe essere veramente una propedeutica utilissima, anche perché a differenza degli Australian, avendo il busto non in diagonale ma perpendicolare al pavimento, mima ancora meglio l'esecuzione finale nei pull up. Quinto esercizio, archer push up, via di mezzo tra push up classici e push up one arm. Il braccio che assiste deve essere sempre teso, le mani molto larghe, aiuta a capire come localizzare la forza nell'eseguire poi il one arm push up, perché vedevo molti miei allievi che avevano, che so, ma come massimale 30-40 push up e nemmeno un one arm. Questo esercizio, anch'esso molto sottovalutato, è straordinario. L'unica cosa è che viene messo sotto tensione il bicipite del braccio teso, stiamo un pochino attenti. Eseguire sempre sia il lato destro che il lato sinistro, come tutti gli esercizi, partendo magari dal lato debole. La parallela poi può essere utilizzata anche come rialzo, è un pochino più semplice, il braccio che assiste sempre teso sia nella fase di discesa che di risalita, mi raccomando. Questo devo dire che è veramente un'ottima via di mezzo. Ok ragazzi, vi ricordo il coaching online, trovate tutti i riferimenti in descrizione. Se avete bisogno di attrezzatura ci sono delle liste sia di attrezzatura di calisthenics, di accessori, libri sul calisthenics per chi vuole approfondire, trovate tutto sempre qui sotto al video. Questo è quanto, non mi resta altro che salutarvi. Ciao!